Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci e la via dell'amore per settembre 2025. Ok. Hmm. Ragazzi, abbiamo due carte, il mago e il diavolo. Carte importanti, carte di potere, di trasformazione, anche di azione. Andiamo a vedere a che cosa farà riferimento queste due carte. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia per l'amore per il mese di settembre per gli amici dei pesci. Partiamo con la carta della temperanza. Abbiamo un asso di spade, 7 di spade, 6 di spade, abbiamo un 2 di spade, abbiamo la carta della morte, e un 6 di coppe, ragazzi. Oh, che interessante. Quello che mi colpisce è che avete 5 carte con le spade, anche la morte ha la spada, anche se in questa raffigurazione non si vede. Allora, partiamo da questa temperanza, che è una carta positiva, una carta di guarigione, una carta di riequilibrio ed è una carta anche con, diciamo, una certa vena artistica. Abbiamo mago, matto e papa. Credo che qualcuno potrebbe iniziare o ha già iniziato un certo tipo di percorso. Se si tratta di una persona che avete conosciuto in passato, potrebbe essere una bella storia, mi viene da dire, vedendo queste carte, come una bella avventura. Andiamo a vedere questo asso di spade. Abbiamo un 10 di pentacoli e un fante di pentacoli. Andiamo a vedere anche 7. 6 di coppe che avete già alla fine della linea e l'una. Allora ragazzi, io ho la sensazione che qualcuno stia tirando un pochettino indietro con questa nuova conoscenza che potreste aver fatto, diciamo, magari già nel mese di agosto o per qualcuno potrebbe essere una conoscenza che arriva nei primi 15 giorni del mese. Perché qui abbiamo due carte che mi parlano di inizi. Però è anche vero che qui ho un 10 di pentacoli al contrario. La sensazione che ho è che potreste iniziare questa relazione, o magari l'avete già iniziata, però nel mese di settembre quello che sarà chiaro è che ci vorrete andare con calma. Io ho questa sensazione, non vi vorrete legare subito. E il 7 di spade mi dice che vi state un po' negando certi obiettivi, certi sogni. Con il 6 di coppe e la luna, qualcuno di voi potrebbe desiderare una persona del passato o se è un po' che uscite con la stessa persona, è come se desiderasse di rivivere i momenti
di un tempo. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il 6 di spade. Cinque di coppe e amanti. Datemi una carta per il 5. Morte, di nuovo. Io credo che con questo 6 di spade al contrario e il 7 di spade e la luna, cioè è un po' come se qualcuno di voi si stesse raccontando un po' delle storie per evitare di buttarsi in questa nuova relazione. Vuoi per paura, vuoi perché non siete sicuri dell'altra persona, vuoi perché magari non è esattamente la persona che avevate manifestato, però è come se qualcuno di voi stesse tirando indietro, volesse fare le cose super lentamente. Devo dire che con la luna e questo 6 di spade al contrario è come se non aveste un'idea sana, se vogliamo, di come deve essere impostata la relazione. Ho quest'idea perché comunque il 5 di coppe è una carta di carenza. Andiamo a vedere il 2 di spade. Mm. 9 di pentacoli e cavaliere di coppe. Io credo che il segreto qui, ragazzi, sia far capire all'altra persona che vi interessa, che ci siete, però per mantenere a bada le vostre paure, i vostri tentennamenti, è necessario, primo, andare con calma e conoscere l'altra persona, quindi non avventarsi. E seconda cosa, quello che vi farà sentire bene sarà lo sviluppare la vostra indipendenza all'interno della relazione. Quindi non essere fusi l'uno con l'altro, ma mantenere ognuno dei due la propria identità. Vi dico, molto del lavoro lo farete cercando di cambiare queste credenze limitanti o perlomeno di focalizzare quali potrebbero essere. Una credenza limitante che molti hanno e che non sono coscienti di avere perché le credenze sono incriptate nel subconscio, però molte persone credono di non meritare amore. Di conseguenza, quando attirano qualcuno che non dà loro amore. O se glielo dà, loro non sono in grado di prenderlo. Cioè è come se fosse troppo bello per essere vero e trovano sempre qualche gabula per credere che non sia così bello. Vi dico, avete la luna, avete 7 di spade, 2 volte il 6, no, una volta sola per adesso, 6 di spade. Quindi c'è proprio come una, mi viene da dire una distorsione di come vedete la realtà. C'è questo nuovo inizio con l'asso di spade e il mago, però è anche vero che con questo diavolo c'è una sorta di pensiero costrittivo e lo rivedo proprio un po' qua. Andiamo a vedere la morte. 6 di pentacoli e 4 di spade. Voglio andare a vedere anche 6 di coppe. Vi dirò, per qualcuno qui la sensazione è che, guardate, asso di spade di nuovo e imperatore. Per qualcuno la sensazione è che inizi questo romanzo, questa avventura, questa storia, che parliate chiaro da subito, ma che comunque le acque siano un po' torbide. Vi dico, ho la sensazione che qualcuno vorrebbe ritornare ai vecchi tempi, soprattutto se appunto è un po' che frequentate questa persona, perché vi siete un po' stufati di essere messi tipo al secondo o al terzo posto dopo la famiglia, dopo i figli, dopo chi che sia, dopo la mamma.
dopo chi che sia. È come se vi foste stufati letteralmente di ricevere le briciole, di ricevere poco. È come se all'inizio ci fosse stata questa bellissima cosa che trasportava, che dava enfasi, che dava entusiasmo, e poi ad un certo punto è come se si fossero un po' affievolite le cose. Uno potrebbe essere perché parlerete chiaro, qualcuno potrebbe dire chiaramente non voglio costruire famiglia, non mi voglio sposare, non voglio andare a convivere, va bene così, e quindi ci potrebbe essere come questo momento di defiance. Per qualcun altro, come vi dicevo, c'è la voglia di ritornare ai vecchi tempi e quindi il 10 di spade, il 10 di pentacoli al contrario con l'asso di spade sarà più un non accetto più, non permetterò più. Ed è da lì che inizierete a lasciare indietro certi atteggiamenti di carenza con la carta della morte e a sviluppare la vostra indipendenza caratteriale. Questo farà sì che certi atteggiamenti da parte degli altri cambino. Io ho l'idea con il 4 di spade che inizierete a fare come un punto della situazione e sì, sarà un po' come il guarire certi aspetti che fino ad adesso vi siete un po' nascosti. Sapete, quando qualcuno, se io investo tanto tempo in una persona, no? Tipo 5 anni del mio tempo con una persona e in questi 5 anni ci sono tanti alti e bassi, si discute spesso, questa persona non si capisce, almeno io non capisco se sia interessata realmente oppure no, oppure mi tenga lì solo per togliersi certi pruriti. Si arriva ad un certo punto dove io o decido di ammettere che questa persona non mi ama, però questo che cosa vuol dire? Vuol dire avere un crollo dell'ego, e qui abbiamo il diavolo, e che cosa succede? Vuol dire ammettere di aver sbagliato, ammettere di aver perso tempo, ammettere di essere stati ciechi, ammettere di non aver visto qual era la realtà. Che cosa succede? Il nostro ego ci dice perché non lo accetta, l'ego non accetta il fallimento, non accetta di sbagliare e quindi l'ego che cosa fa? Trova giustificazioni. Ma no, ma figurati, si è comportata o comportato così perché ti voleva proteggere, ce li giustifichiamo pure. E quindi entra tutta questa macchinazione mentale, queste autobugie che ci raccontiamo perché non ci rendiamo conto che semplicemente dobbiamo ammettere che ci siamo sbagliati. Però è molto duro, soprattutto per chi magari ha investito appunto, come vi dicevo prima, 5-10 anni della sua vita in una relazione, ammettere che non era la relazione giusta vuol dire crollare perché si cambia la vita completamente. Però ragazzi, meglio prima che dopo, perché quanto tempo ancora volete andare avanti raccontandovi questa bugia? Bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Vi dico, alla fine avete un asso di spade, quindi secondo me qualche nuova verità, qualche nuova realtà, qualche nuovo modo di pensare, qualche cosa di nuovo arriva. Qui avete la morte che è la carta della trasformazione. Qualcosa si lascia indietro, qualche cosa riparte, ricomincia. Datemi una carta per l'imperatore. Sì, non è un inizio proprio solido, ragazzi, però l'importante è ricominciare e rimettere nuove regole, mi verrebbe da dire. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Orfani. Guardate, ragazze, io questa carta la sento super collegata al 5 di coppe. È un 5, anche questa carta, e parla proprio di qualcuno che si sente solo, che si sente isolato, come se avesse perso qualcosa, come se non sentisse il sostegno. Tenete presente una cosa, noi abbiamo un potere interiore infinito nel momento in cui ci rendiamo conto che noi siamo le nostre madri,
e i nostri padri. Cioè, siamo noi che non ci dobbiamo abbandonare. Siamo noi, seguendo l'esempio di prima, che quando ci rendiamo conto che non siamo felici o che ci sono anche semplicemente solo dei temi da risolvere, di non raccontarci delle storie, di non raccontarci delle favole, ma di tenere presente la nostra vera volontà. Quindi, se io sento che in questa relazione non sto bene, non devo abbandonare il mio cuore, la mia anima, la mia verità e giustificare in tutto e per tutto l'altra persona per paura di cambiare situazione, per paura di aver sbagliato, di aver fallito. Quindi molte volte si tende ad abbandonare se stessi in favore di un sogno illusorio che abbiamo. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. È una stesa interessante, ragazzi. Allora, andiamo a vedere l'I Ching. Ok. Guardate, questa carta numero 49, viene chiamata come la tomba dell'amore, mentre sul libro viene definita la rivoluzione. E la spiegazione dice: se c'è una reale necessità, si proceda pure al cambiamento, all'innovazione su cui verte la domanda. Nel momento opportuno si troverà appoggio e comprensione che, uniti alla nostra perseveranza e rettitudine, assicureranno la riuscita. Occorre sbarazzarsi anche del minimo interesse egoistico, cioè stabilire ben chiaro il cambiamento. No, scusate, cioè stabilire ben chiaro che il cambiamento non viene attuato per esclusivo lucro, per pura avidità di guadagno. Anche gli altri, i collaboratori, debbono trarne vantaggio. È necessaria anche una buona perseveranza perché il risultato non giungerà subito. Cioè, se volete creare una nuova relazione, anche all'interno della relazione che avete già, o una nuova attitudine all'interno delle relazioni che andrete a coltivare, dovete, come dire, essere perseveranti, si costruisce poco per volta. Bisogna effettuare questo lavoro giorno dopo giorno, un pezzettino dopo pezzettino, passo dopo passo, senza fretta, comunicando la vostra vera verità e la vostra realtà, mi viene da dire. Guardate, comunque avete l'alchimista e quindi e due assi di spade, tra l'altro. Anzi, fatemi vedere un attimo. Due assi di spade, avete anche un matto e avete la morte due volte, quindi secondo me c'è un cambio, c'è come un cambio di paradigma. Tenete presente che partite con la temperanza, quindi è come se già foste in fase di guarigione, di riequilibrio. Può essere questo Papa, ragazzi, potrebbe anche fare riferimento ad una guida che potreste incontrare e che vi dà come un aiuto per capire qual è la strada migliore da affrontare. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Diciamo che se siete single, sì, c'è una nuova relazione, c'è una nuova storia, però mettete subito le cose in chiaro, lavorate la relazione giorno dopo giorno, passo dopo passo e mettete l'alto là laddove sentite che non vi state rispettando. Bene, spero di avervi dato degli spunti interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E in questa sezione tratterò le credenze limitanti principalmente. Lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Tutto quello che è il tema all'interno degli abbonati è stato studiato come un corso di formazione. Parlo di temi di metafisica, quindi sui chakra, metamedicina, che è la psicosomatica delle malattie. Ci sono delle meditazioni per riequilibrare i chakra e c'è tutta una parte poi anche dedicata alle credenze limitanti e lì le trovate divise per settore, quindi le credenze sull'amore, le credenze sul lavoro, sui soldi, comunque
Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Detto questo vi ringrazio ragazzi di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!